Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario o Luna o Venere in Acquario. Oggi andiamo a fare per te una stesa ispirata e creativa che intitolerò La visione futurista, il fulmine dell'intuizione. E l'Acquario ha una visione che spesso viene additata, no? Comunque sia, spesso il mondo non è pronto per accogliere le visioni acquariane. E allora anche tu stessa o tu stesso a volte ti sei potuta scontrare con le tue stesse visioni, ma quanto più con le tue stesse resistenze al darti alle tue visioni. Ecco, oggi andiamo a fare questa stesa sulla visione futurista, come se fosse una chiamata alla tua coscienza cosmica. E questa stesa parla di idee. Come diceva Platone, le idee sono eidola, sono dei, che quando hai un'idea è un Dio che ti viene a trovare. Quindi queste idee non sono tue in qualità di soggetto, ma sono degli dei che ti hanno scelto come canale di manifestazione di tale idea, grandiosità, di tale progetto. Allora andiamo a vedere quale idea in te rivoluzionaria, come puoi incarnare quest'idea e come puoi adempiere al tuo scopo, ok? Allora, partiamo. Andiamo a vedere qual è l'idea che è in te rivoluzionaria, quella scintilla, quella visione che rompe gli schemi. Come puoi incarnare il cambiamento, la forma, il corpo del nuovo mondo e quale verità collettiva stai contribuendo a costruire. Vediamo. Disporremo le carte a triangolo come un'antenna tra cielo e terra. Allora, quale idea in te rivoluzionaria? Qual è la scintilla, la visione che rompe gli schemi? Come puoi incarnare il cambiamento? Quale verità collettiva stai contribuendo a costruire? Allora, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Quale idea in te è rivoluzionaria? Vediamo. Wow, 7 di spade. L'idea rivoluzionaria che porti è smascherare le illusioni. La tua mente vede attraverso ciò che è falso, costruito e ipocrita, e sei qui per decostruire le menzogne del sistema, anche quelle sottili, anche quelle spirituali. Il 7 di spade qui è l'energia della sabotatrice sacra, colei o colui che non si lascia manipolare, che ruba il fuoco del pensiero libero e scappa dalla gabbia del conformismo. Può far paura, è solitaria, ma è anche necessaria. Cioè, ragazzi mie, no, perché io sono acquario. Cioè, lo sapevo che usciva una carta così. Eh sì, incarniamo verità scomode, ma non possiamo fare a meno di esprimerle perché ci brucia un fuoco inarrestabile dentro. Cioè, dobbiamo smascherare le illusioni. Questa è l'idea in te rivoluzionaria, capito? In qualsiasi forma, in qualsiasi modo si manifesti questo in te. È questo quello che devi fare. Cioè, la tua mente non si piega. È una lama, è breccia, è vento. Nei mari più chiusi, nei muri più chiusi, mi spiego? Ok, procediamo, non vedo l'ora di girare le altre. Come puoi incarnare il cambiamento? E beh, con la regina di bastoni. Come puoi incarnare il cambiamento? Con un magnetismo paradossale.
con magnetismo, fuoco, carisma. La regina di bastoni ti chiede di mostrarti in tutta la tua potenza creativa, artistica, indipendente e soprattutto indomabile. Qui non servono solo idee, serve fuoco incarnato. E questa carta della regina di bastoni guida con passione e presenza scenica. È una sorta di sacerdotessa che parla chiaro, che non chiede permesso, che incanta solo con la verità. Questa carta è come se dicesse un po': sono la visione che brucia, non nascondo la mia luce per timore di offendere l'ombra. Cioè, non nascondo la mia luce per timore di offendere l'ombra, ma sono scenica e il fuoco che arde mi eccita e mi paleso e mi faccio vedere la potenza indipendente e indomabile, fuoco incarnato. Mamma mia, che botta. Ok. È una cosetta così. C'è qualcosa di veramente straordinario. Cioè, ok. Dulcis in fundo, quale verità collettiva stai contribuendo a costruire? Quale verità collettiva stai contribuendo a costruire? Uff. Il 10 di spade. Praticamente stiamo partecipando alla fine di un ciclo mentale collettivo tossico. Il nostro fare stiamo contribuendo alla fine di un ciclo mentale collettivo tossico. Il 10 di spade è una resa necessaria, la caduta di una narrazione che ormai non sta più in piedi, la caduta della narrazione dei miti sociali a favore dei miti autentici, che sono quelli naturali, dell'anima, della spiritualità, del futuro antico, come ci diciamo sempre, no? È la resa necessaria, la caduta di questa narrazione, la caduta del pensiero dominante, iperpatricentrico, estremamente patricentrico, orientato ai valori del razionalismo, della produttività, del controllo, del possesso, a discapito di tutti i valori dell'ombra, del femminile, del regno octonio, sotterraneo. Stiamo contribuendo a distruggere tutto questo. Stiamo contribuendo a distruggere la narrazione del pensiero iperpatricentrico dominante. Qua ti dice che puoi essere un canale per aiutare gli altri a lasciar morire idee che non servono più, cioè a lasciar morire le vecchie credenze su che cos'è l'amore, su che cos'è il successo, su che cos'è il potere, su che cos'è la spiritualità. Questo non è distruttivo, è una sorta di compassione feroce. È quella voce che dice basta e nel silenzio che segue nasce subito il nuovo mondo. Questa carta ti dice: io dico addio alle menzogne, io dico fine al dolore nascosto, io apro spazio al pensiero libero, al pensiero liberato. E qua noi stiamo, cioè, molti di voi si ritrovano in questa stesa sull'acquario, io mi ritrovo tantissimo. Contribuiamo siamo canali per far morire, contribuire nel far morire agli altri credenze, idee che non servono più, le credenze su che cos'è l'amore, su che cos'è il vero successo, su che cos'è il potere, su che cos'è la spiritualità. Come vi insegno sempre, la spiritualità è empirismo radicale, fare l'esperienza radicale, smettere di giudicare, fare l'esperienza e poi avere una personale idea ed esperienza di una determinata cosa. Cioè le persone, per esempio, anche l'idea sugli esseri spirituali, chi sono gli esseri spirituali? Ma non sono esseri che hanno la tunica, che stanno lì sulla montagna a meditare, cioè esseri che stanno sul campo. O meglio, non sono solo quelli, esseri che stanno sul campo. Anche l'idea, no? Spesso vedo anche molte persone che giudicano anche l'abito. L'abito non fa il monaco, che giudicano dall'abito, anche come si veste una persona, no? Certo,
come diceva anche Hegel, se non sbaglio era, non mi ricordo se era Hegel o qualcun altro, niente più profondo di ciò che appare, sì, è l'essenza che appare, l'essenza, no? E anche l'idea che, non lo so, un certo tipo di abbigliamento è conforme a un certo percorso di vita che si sta perseguendo, no? Non lo so, anche avere determinati atteggiamenti sugli abiti di qualcuno, cioè a me mi sono sempre piaciuti i pantaloncini corti, eppure sono una persona estremamente spirituale, incarnata nella materia in questo straordinario viaggio, incarnata spiritualmente nella materia. Però mi sono sempre piaciuti i pantaloncini, non le minigonne perché comunque sono un po' maschietto nei modi. Quindi mi piace tenere un po' le gambe aperte, cioè mi siedo un po' così anche sui marciapiedi, cioè rock and roll, no? Eppure sono un essere che incarno fermamente, fermamente la disciplina spirituale. Quindi il giudizio in sé, no? Il giudizio in sé limita, castra. E questo è tutte le credenze che abbiamo anche sul potere, no? Il potere o il successo stesso. Cos'è il successo? A parte che il successo è già un participio passato, è successo. Il successo è la realizzazione della selvatichezza, la realizzazione della selvatichezza, la realizzazione dell'essere autentico. Quello è il successo. Quello è il successo dell'anima. Il successo, la realizzazione della selvatichezza è ritrovare amore, proprio con il mito di amore e psiche. Poi, da dove passa questo ritrovamento è a seconda del karma di ognuno. Passa dal che divento presidente della Repubblica, o passa da che ho un negozio di panetteria, o passa da che faccio il barman in un bar, non ha importanza. La realizzazione, il successo è l'adempimento della selvatichezza, che è il ritrovamento di amore e psiche. Non so se si può dire ritrovamento, ma avete capito. E questo ve l'ho spiegato bene nel video Magia Pratica 12. Mm. Fatto è che dobbiamo mostrare, dobbiamo stare attivi sul campo con la regina di bastoni. Attivi sul campo, cioè attivi sul campo. Quando tu sei attiva nel campo, stai seguendo questa missione. La missione non ha a che vedere con stare nell'eterno presente, nell'attimo presente. L'attimo presente significa, vi faccio un esempio, seguire la missione e stare nell'attimo presente. Io faccio questo lavoro adesso, ok? Sono una spiritual coach, mental coach, maestra yoga sciamanico, counselor, ok, tarologa, ok. Bene, ma io domani non so se faccio ancora questo. Il fatto che sto nel presente, pur pensando che posso non fare ancora questo, sto sempre nella missione. Stare nel presente significa stare nella missione. Non sai dove ti portano i venti del tuo karma, va bene? Per adempiere al tuo destino. Quindi, certamente continui su questa linea. Le doti acquisite da questo percorso animico le porto ovunque. Magari domani ritorno a fare la cantante. Chi lo sa? Co- Oppure non lo so, però non è più come, sapete, ho fatto per tutta la vita la cantante, cantautrice, musicista, però su un livello diverso, con le competenze acquisite da questo. Non lo so, non lo so. Il punto ce lo sta dicendo la stesa. Stiamo contribuendo alla distruzione di un ciclo mentale collettivo tossico. Vecchie credenze. Vecchie credenze sono l'io, la mente razionale. Allora mi viene sempre più in mente quel video Magia Pratica 12, no? La formula per uccidere la mente, per portarla a potere esecutivo della tua intuizione, qual è? Sono figlia della terra e del cielo stellato e vengo a portare questo messaggio. E incendio con questo messaggio, perché devo incendiare tutto ciò che non serve. E beh, non chiedetevi se siete pronte o pronti o meno, perché siete incarnati come essenza acquariana, quindi lo siete già. Ed è una sfida grandiosa, ed è bellissimo, è eccitante, straordinario, è eccitante e straordinario.
Vediamo un po' cosa ci dicono su questo. Acquario. È la trascendenza, trascenderai. Che cos'è la trascendenza? Al di sopra di giusto o sbagliato, bene e male, meglio o peggio, quindi al di sopra della mente razionale. Questa è la verità che stiamo contribuendo a portare in essere, prima di tutto dentro noi stesse, perché non possiamo portare nessuno fuori dove non siamo arrivati noi dentro, perché il fuori non esiste. È giunto il momento di purificarsi e trasformarsi, ora puoi emergere e brillare, ascolta il tuo nobile cuore, questo è il tuo momento, dove potrai essere riconosciuta, riconosciuto per il tuo onore, per il tuo nobile cuore, la piena trasformazione, la trascendenza. Sono figlia o sono figlio della terra e del cielo stellato, magnifico. Quindi l'umanità va verso la trascendenza, età dell'oro, nuova era, chiamiamola come vogliamo chiamarla, insomma è quello il senso. L'intuito, il tuo intuito è più forte di quanto pensi. Riceverai aiuti e ispirazioni celesti, comprenderai i tuoi errori, benessere ritrovato. Allora, come vi dico sempre, l'errore non esiste, no? L'errore è soltanto facente parte della mappa mentale, perché non potevi avere la consapevolezza di oggi se non fossi caduta 100 volte ieri. Quindi il tuo intuito, qua c'è un angelo che medita, il tuo intuito ti guida ed è la verità assoluta per te, per il tuo universo. Ok, wow. Tra l'altro 2 carte verdi che sono proprio il quarto chakra. Stiamo contribuendo a portare l'umanità in pianta stabile al quarto chakra, cioè alla quarta dimensione. Apertura di cuore. Cosa c'è nel quarto chakra? Ci sono 3 personaggi psichici potentissimi. C'è il genio, lo spirito la dama o il cavaliere c'è nel quarto chakra come prima cosa, dama o cavaliere, quello spirito che ti permette di innamorarti, l'innamoramento. A un livello più profondo c'è il genio creativo, l'intuizione. A un livello ancora più profondo c'è il maestro interiore, che secondo i Rig Veda, che sono gli inni alla conoscenza vedica, il maestro interiore ha le dimensioni del pollice di una mano ed ha le sembianze di un bambino che ride. Gioco, leggerezza, gioco. Stiamo contribuendo a distruggere la pesantezza del potere dominante e a riportare la leggerezza. Questo è. Ragazze mie, ragazzi, è una stesa potentissima, potentissima. Te ne metto anche un'altra della magia su quell'intuito. Circondati di amore, la lavanda, stai contribuendo a portare amore ovunque con le tue visioni. All'inizio possono bruciare te e gli altri, te perché stai bruciando i tuoi stessi attaccamenti, gli altri perché si brucia chi è pieno di coltre ancora, non so se si può dire così. Viene bruciato chi ha bisogno di elaborare di più. Stai contribuendo a circondare di amore chiunque semplicemente con la tua presenza. Con la tua presenza. Wow. La tua presenza è tutto. Numero 19 corrispondente anche all'arcano maggiore del sole, no? E la presenza bambina e giocosa. Quella con la tua consapevolezza porta intorno a te tutto amore. Anche se magari dici, ma come? No, è così. Meraviglioso, ragazze mie, ragazzi, guerrieri, trascendentalisti, immaginalisti. Continuiamo in questa straordinaria avventura, siamo tutte insieme e tutti insieme ed è eccitantissimo, bellissimo e meraviglioso farlo. Detto questo ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!